Nel 538 la guerra gotica volgeva a favore dei Romani. Gli uomini di Belisario, pur essendo assediati a Milano e a Rimini, avevano in mano l'iniziativa e dopo aver difeso con successo Roma dall'assedio goto, iniziarono una lenta avanzata verso nord, assediando ed occupando ogni caposaldo nemico sulla loro strada verso Ravenna. Nell'estate del 538 un contingente di 7.000 soldati di rinforzo agli ordini di Narsete sbarcarono nel Piceno, mentre i Goti assediavano il duce Giovanni a Rimini. La presenza di Narsete però divise la guida dell'esercito, contrapponendo l'atteggiamento più difensivo di Belisario a quello più aggressivo di Narsete. Questa differenza di vedute causò il mancato aiuto di Milano, che capitolò ai Goti, che fecero strage dei suoi abitanti. I bizantini riuscirono tuttavia a liberare Rimini dall'assedio goto e a cingere d'assedio Ravenna nel 539. La città capitolò nel 540 e Vitige fu portato a Costantinopoli in ostaggio. Tuttavia la diplomazia gota stava raggiungendo i suoi obiettivi, spingendo Cosroe, re di Persia, a invadere l'impero romano per impegnarne le forze mentre le sacche di resistenza gote si riorganizzavano nel Veneto. Cosroe invase la Siria, saccheggiando Antiochia, mentre i Goti ottennero una insperata vittoria presso Treviso contro le truppe del duce Vitalio. Nel 541 Giustiniano si vide costretto a dirottare risorse ad est, inviando anche Belisario, che ottenne la conquista di Sisauron, una città minore della Mesopotamia. Ciò però non fece cessare le ostilità coi persiani, che si protrassero per altri 4 anni. Mentre questi fatti accadevano, i Goti proclamavano Totila loro capo. Questi attaccò e vinse, seppur in inferiorità numerica, i Romani presso Faenza, e di qui partì per invadere il sud Italia. La situazione per i Romani era disperata, la guerra li vedeva impegnati su entrambi i fronti, e se in Italia i grandi proprietari terrieri parteggiavano per loro, il resto della popolazione parteggiava per i Goti, che abilmente ne ottennero il supporto promettendo di redistribuire le terre coltivabili. Proprio mentre l'impero aveva più bisogno di uomini e risorse per sostenere i propri eserciti, una delle più gravi epidemie di peste della storia ne sconvolse i territori. Nel 542 Totila conquistò Napoli, nel 544 Giustiniano spostò nuovamente Belisario nel teatro italiano, ma questi, privato dei suoi buccellari, riuscì a stento a recuperare la Puglia e la Calabria, ma non poté impedire nel 546 ai Goti di conquistare Roma, che però fu ripresa quando Totila la abbandonò. Le operazioni stagnarono fino al 548, quando Giustiniano richiamò Belisario a corte, mentre il re della Lazica chiedeva a Giustiniano di liberarlo dal protettorato persiano. Nel 549 i Goti, allestita una flotta, devastarono la Dalmazia e saccheggiarono la Sicilia, mentre nel 550 Totila riconquistò Roma. Sembrava la fine per i Romani, quando Giustiniano affidò a Narsete nel 551 il compito di allestire un grosso esercito per porre fine alla guerra in Italia. Narsete marciò verso nord, nelle terre dei Longobardi e degli Eruli, dove arruolò un consistente numero di mercenari e invase l'Italia dal nord-est. Lo stesso anno la flotta romana, più esperta di quella gota, colse la flotta nemica e la sbaragliò presso Senigallia. La tattica di Narsete prevedeva di cercare a tutti i costi lo scontro decisivo contro Totila e lo trovò presso Gualdo Tadino. L'esercito goto era composto da 16.000 fanti e 2.000 cavalieri, mentre i romani disponevano di circa 8.000 arcieri, 1.500 cavalieri, 5.000 mercenari longobardi pesantemente armati, 3.000 mercenari eruli e circa 8.000 falangiti romani. I mercenari longobardi ed eruli vennero obbligati a combattere appiedati per evitare che fuggissero dalla battaglia. La notte prima della battaglia Narsete accortamente inviò 50 soldati scelti a occupare un'altura che sorgeva sulla sua sinistra, fra il suo schieramento e quello nemico. Venuta l'alba, i Goti si avvidero del contingente romano sulla collina e tentarono di scalfarlo con ripetute cariche di cavalleria, che però si infransero contro i muri dei falangiti romani. Romani e Goti a questo punto erano schierati per la battaglia imminente.
ma Totila non dette battaglia poiché attendeva preziosi rinforzi vista la netta inferiorità numerica del suo esercito. Quando verso mezzogiorno i rinforzi arrivarono, Totila predispose un tranello per i Romani. Ai Goti fu infatti ordinato di ritirarsi per il pranzo, sperando che lo stesso facessero i Romani. Una volta nell'accampamento i Goti pranzarono velocemente e tornarono sul campo di battaglia dove credevano di cogliere i Romani di sorpresa. Per loro sfortuna Narsete aveva ordinato ai soldati di restare nei ranghi e quello che trovarono i Goti fu lo stesso esercito che avevano lasciato prima di pranzo. Narsete schierava i mercenari longobardi ed eroli al centro affiancati dalle falangi romane e dalla cavalleria. Sulle ali, di fronte all'esercito, erano disposti a semicerchio gli arcieri. Totila ordinò alla propria cavalleria di caricare i romani. Questi cavalieri furono però bersagliati dagli arcieri dai fianchi e una volta sui romani furono efficacemente respinti dalle falangi. La cavalleria gota si ritirò quindi disordinatamente, finendo per travolgere i propri fanti, che furono messi in fuga dall'esercito romano. I Goti tentarono di riorganizzarsi sotto la guida di Teia, ma vennero sbaragliati dall'esercito bizantino presso i Monti Lattari in Campania nell'ottobre del 552. Negli anni successivi Narsete avrebbe sconfitto le ultime sacche di resistenza dei Goti e difeso la penisola dalle invasioni di Franchi e Alamanni. Una volta pacificata la penisola, Narsete iniziò la ricostruzione di un paese una volta fecondo ma oramai devastato da 20 anni di guerre. Nel 565 Giustiniano morì ed il nuovo imperatore Giustino destituì Narsete nel 568. L'Italia era tornata ad essere un dominio romano, ma il costo di questa riconquista sarebbe stato terribile. Il paese era spopolato, i suoi campi incolti, le sue città abbandonate. Ma forse la conseguenza più nefasta della guerra fu il massacro della classe dirigente senatoria che dopo la salita al potere di Totila fu indicata come collaborazionista con l'invasore romano e quindi massacrata ripetutamente dai Goti. La colonna portante della società romana, la sua classe senatoria, era stata spazzata via, proprio quando un nuovo popolo, bellicoso e crudele, si affacciava ai confini dell'Italia, i Longobardi.